Ciao a tutti, prima recensione, primo video per il privato in America. La miscela con cui ho deciso di iniziare questo canale, di inaugurare questo canale, è il Rinpoche SJ di Dottie Ryan. E il motivo principale è perché non penso sia un produttore molto conosciuto in Italia, e lo stesso vale per il tabacco, però ha una storia molto interessante e volevo parlarvene e poi vediamo anche cosa me ne pare quando lo fumerò, visto che non l'ho ancora fumato. Perché ho scelto questo tabacco? Dottie Ryan, piccolo produttore della North Carolina, inizia negli anni 90 a produrre tabacco da rollo per sigarette e questo lo dico semplicemente perché ancora oggi quasi tutti i loro tabacchi si distinguono per avere un taglio piuttosto sottile, ce ne sono ancora tanti da sigaretta, ma anche quelli da pipa, non ci sono flake, non ci sono plug, non c'è niente di tutto ciò, si distinguono per avere un taglio abbastanza sottile. Anche questo che è un ribbon e c'è scritto pensato per la pipa, in realtà continua ad avere un taglio abbastanza sottile. La seconda ragione per cui ho deciso di recensire e proprio di iniziare con questo tabacco è perché, come vedete qui, è scritto Rinpoche SJ e soprattutto anche qui, vedete, Periche St. James Parish. In questa miscela è presente l'originale Periche della Louisiana, quello proprio vero, quello leggendario, tra virgolette. Il motivo è presto detto. Qualcuno se lo ricorderà, i fumatori un po' più esperti, un po' più di vecchia data se lo ricorderanno, fino a una decina di anni fa il Periche era sempre considerato un tabacco raro, un tabacco prezioso, un tabacco molto, anzi a un certo punto si parlava quasi proprio di estinzione del tabacco. E il motivo è presto detto, è un tabacco che si produce solo in pochi ettari della Louisiana ed è fortemente soggetto quindi alla stagionalità. Ci sono annate positive, ci sono annate molto scarse e questo rendeva anche difficile per i contadini sopravvivere alla produzione. Inoltre, per ottenere il periche, questo burley che viene coltivato in Louisiana viene poi sottoposto a un processo di fermentazione che dura circa un anno, molto lungo, molto particolare. Quindi alla fine, negli anni 2000, 2005 erano rimasti una manciata di produttori e una produzione estremamente limitata di una decina di barili che era quasi completamente acquistata dalla Santa Fe Tobacco Company, quelli dell'American Spirits. A un certo punto però Mark Ryan decise di fare questo investimento. Mark Ryan è il fondatore e proprietario di Dorsey Ryan e lui ha acquistato quella che era l'unica manifattura, il piccolo laboratorio dove veniva fermentato il tabacco periche, cioè la LA Posh Company, dove ancora oggi si lavora e diciamo lui ha passato insomma, gli ultimi 10 anni a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei contadini, quindi pagando qualcosina in più per il tabacco e soprattutto anche provando a lavorare un altro tipo di periche che è quello presente in quest'altra miscela. Rinpoché AP, qui così dice periche, Acadian periche. Qual è la differenza? Acadian periche viene fatto con burley nazionali, quindi burley prodotti in altri stati degli Stati Uniti, perdonate il gioco di parole, portati sempre nella Louisiana e fermentati nello stesso modo del St. James Parish. E poi viene aggiunto un po' di St. James, quindi la differenza a me piace pensare che questo sia un po' il grana padano del perico, questo è il parmigiano reggiano, non so come sono, qual è la resa gustativa diversa, ma probabilmente farò una recensione anche di questo e poi vi dirò. Basta. Non voglio dilungarmi troppo, adesso stappo la latta, vi dico un po' che cosa ne penso. Questo è un tabacco che dovrebbe presentarsi abbastanza biondo, gold leaf, Virginia and Periche, liscio, Virginia, Periche, nient'altro, ed è un produttore che è famoso perché proprio non aggiunge nessun tipo di casing. Così, adesso stappo e poi... Eccoci qui, procediamo ad aprire questa latta, vediamo un po' come questo tabacco. Allora, innanzitutto particolarità è che non è secco, non è umido di certo, è perfetto da fumare, secondo me questa è l'umidità che amo. Da notare che questi sono 40 grammi, nonostante sia la classica tin, questo perché appunto è un tabacco bello, non è pressato per niente, tutto bello arioso, tutto bello, come si può dire,
Mi sorprende appunto, me lo aspettavo molto più secco, anche il taglio mi sorprende che non è così sottile come quello da sigaretta, mi sembra perfetto, tabacchi chiari, quindi una grossa predominanza dei classici Virginia dorati, come anche nella descrizione, Gold Leaf Tobaccos, e qualche puntino nero che immagino essere il periche. Adesso lo faccio vedere anche da un'altra prospettiva, dopodiché io so che vi dico, carico e me lo fumo. Il casing veramente non se ne sente, c'è un fantastico proprio odore di tabacchi chiari, c'è qualcosa come tipo frutti secchi, veramente molto invitante, non c'è il classico casing di altri marchi che dà anche fastidio, sembra veramente, dà proprio quella sensazione di tabacco tra virgolette naturale, si sente la dolcezza di Virginia, con quella nota leggermente alcolica degli zuccheri, cioè, non sento proprio piccantezza o altro che mi ricordi il periche, insomma, però c'è anche da dire che c'è anche la possibilità che nella vita io questo periche qua del St. James io non l'abbia mai provato, perché appunto è molto molto raro. Ve lo faccio vedere dalla telecamera posteriore e poi niente, me lo fumo. Ecco qui, come vi dicevo, un breve passaggio qui, tabacco veramente, vedete, se lo premi si disfa da solo molto facilmente, non è per nulla umido ma non è neanche secco, è quella che ritengo l'umidità giusta per questo tipo di tabacchi, perfettamente fumabile, forse sì, un tabacco che tende al secco più che all'umido, ma non è secco, non è uno di quei tabacchi che accendendolo temo di scaldare troppo la pipa o avere problemi di combustione. Mi sembra assolutamente perfetto, vedremo quanto durerà nei prossimi giorni, visto che la Tinder la chiuderò così. Questo qui adesso me lo carico nella pipa e inizio la recensione. Vi farò sapere. Eccoci qua, per le scorse 2 settimane ho fumato soltanto il Rimbaud e si vede anche dal fatto che la latta è praticamente vuota. Quello che è un tabacco che mi ha stupito perché appunto è diverso un po' da tutto quello che ho fumato finora. Volevo dire due cose. Innanzitutto, rispetto a quello che ho detto durante l'unboxing, confermo sul fatto che sia un tabacco molto secco, ma quello che mi ha, tra virgolette, imbrogliato è il fatto che in realtà è un tabacco particolarmente grasso. Sono di Virginia biondi, secchi, ma grassi. Basta fare così che rimangono tutte le dita appiccicose. Quindi è quello. Ed è anche questa grassezza, si dice grassezza, che lo rende gestibile nella fumata, perché essendo secco, ma essendo grasso, non brucia troppo velocemente come può fare un tabacco estremamente secco. Alcuni sui forum o su YouTube degli americani consigliano di umidificarlo, quindi ho deciso che adesso questo ultimo terzo lo metto in barattolo a umidificare e vediamo se cambia qualcosa. Sono solo curioso dopo averne fumato 2 terzi così diretto dalla latta. La particolarità sono questi Virginia che sono molto blandi, biondi ma blandi, non sono dolci. La dolcezza esce fuori, ecco, questa è una nota particolare che in tutte le prime in cui l'ho fumato, l'ultimo terzo esce proprio fuori una nota dolciastra che non è presente fino a quel punto della fumata e mi hanno stupito soprattutto i periche perché non sono piccanti nel senso tradizionale del termine, cioè come un peperoncino. Normalmente io spesso tutte le volte che fumo dei tabacchi che sono con il periche mi ricordo questa piccantezza sulla lingua, quasi, quasi aggressiva a volte, però mi è venuto in mente fumando questo tabacco quello che mi diceva un mio amico pipatore tanti anni fa, mi diceva guarda, se il periche ti aggredisce la lingua significa che non è un buon periche, significa che è qualcosa di chimico. Io ora non voglio giungere a questa conclusione, ma questo tabacco non aggredisce la lingua, non aggredisce la bocca, lascia questo senso, come quando si mangia qualcosa di pepato, come una cacio e pepe, quindi lascia questa sensazione, non dico di intorpidimento da quasi nella bocca, e quindi un tabacco molto rotondo che viene completato da questa nota speziata, quindi non lo definirei piccante ma speziato. Le pipe l'ho fumate un po' in tutte, particolarmente simili, mi è piaciuto di più però in due pipe, nella appunto Oro Prince, quindi un tabacco, un fornello basso, piccolino, in cui veramente mi è piaciuto, l'ho fumata molto, mi spiace non averne altre con me di Prince perché avrei voluto fare la prova comparativa per vedere se è una questione di fornello o di pipa, e poi invece mi ha stupito la resa nell'Aero Billiard perché proprio cambia molto 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 carattere. I Virginia che finora anche qui sono blandi, qui hanno proprio una nota agrumata molto molto marcata,
che viene appunto completata dal periche speziato e quindi il risultato è veramente, veramente ottimo. Quindi con questa prima infatti l'ho fumato parecchio perché mi è molto piaciuto. Quindi se avete un'aerobiglia e se vi capita di avere questo tabacco, io ve lo consiglio. Basta, come detto, non voglio dilungarmi troppo. A questo punto a voi, se lo provate, ditemi cosa ne pensate. Se ho detto delle cazzate, ditemelo che ne parliamo. E, se avete altre domande, ovviamente sono sempre a disposizione. Grazie, grazie mille. E adesso aspetto i vostri commenti.